Oggi ti parlerò di un argomento che mi è stato richiesto più volte da donne che desiderano sapere come gestire la sessualità del narcisista patologico, ok? E ho cercato di realizzare un video dandoti degli elementi fondamentali per capire come gestire questa situazione, come venirne fuori e soprattutto come far sì che questa non ti catturi dal punto di vista emozionale e ti generi dolore. Quindi vediamolo subito. Io sono Domenico Iapello, sono un love coach dal 2011 formato in PNL e su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, coppia e crescita personale. Se ti fa piacere, se lo vorrai, iscriviti al canale, lascia un like e soprattutto attiva la campanellina in modo da avere aggiornamenti tutte le volte che settimanalmente pubblico nuovi video. Detto questo, andiamo a noi, cerchiamo di prima di tutto, come faccio sempre, fare una doverosa premessa. Allora, il titolo di questo video in realtà è molto provocatorio, perché dal mio punto di vista il narcisista è una figura mitologica, voglio usare questo termine. È una figura mitologica, una figura che non esiste, o meglio, qui molto probabilmente molte persone mi punteranno il dito su quello che sto dicendo. In realtà quello che voglio far capire è che il narcisista è una figura che viene resa tale semplicemente da una donna che ha al proprio fianco e permette che questo narcisismo venga sviluppato. Quindi non è una patologia, ecco come scritto nel titolo, che la persona ha, ok? Non c'è una diagnosi di narcisismo, ok? Semplicemente è una forma di atteggiamento che viene sviluppata a seguito di relazioni passate che si hanno e che in un certo senso segnano questa persona. Di questo ne parlo in modo specifico in un altro video su questo canale che ti consiglio di andare a guardare. Ora voglio concentrarmi per lo più sulla sessualità del narcisista e darti delle indicazioni veramente fondamentali. Sono 3 nello specifico. Quindi concentriamoci ora su queste. Iniziamo subito. Il primo punto che dobbiamo consapevolizzare è che il narcisista, come figura, proprio come atteggiamento, come forma di comportamento, è una persona estremamente insicura. In realtà sembra tutt'altro, invece è una persona estremamente insicura. Quindi cosa succede? All'interno della sessualità il narcisista cerca di manipolare, cerca di gestire, cerca di mantenere il controllo. Questo perché? Per nutrire la propria sicurezza, per alimentare il proprio io, la propria parte egoistica, ok? In modo che questa insicurezza più che altro venga mascherata, ok? Quindi immaginate proprio come una persona piuttosto debole, magari insicura, fragile, che si mette una corazza fuori e cammina col petto alto. Ecco, in questo caso il narcisista fa proprio questo all'interno della sessualità. Quindi cosa puoi fare? Semplicemente dicendo che una specifica volta il sesso con lui non ti è proprio piaciuto, in quel caso tu annulli le sicurezze del narcisista rendendolo ancora più insicuro. Quindi riesci proprio ad annullare questa parte qui. Ora voglio sottolineare una cosa, quando io parlo di annullare la figura del narcisista, non l'uomo in sé per sé. Ok, sono 2 cose diverse, proprio annullare la tipologia di atteggiamento narcisistico e non l'uomo in sé per sé. Quindi dicendo testuali parole, guarda, te lo devo dire, non mi è piaciuto per niente. Ecco, in quel caso rendi più insicura quella persona e lo annulli, o meglio riprendi tu il potere. Questo è il primo passo all'interno della sessualità, ricordalo. Il secondo passaggio riguarda i tempi della sessualità. Il narcisista tende a gestire anche i tempi della sessualità perché? Perché ha bisogno di mantenere il controllo, perché vuole che tu
sia sempre a sua disposizione, sia sempre pronta all'eventualità di un rapporto insieme, ok? In questo modo riesci anche a controllarti e ad evitarti di avere altre conoscenze, altre relazioni. E non so se hai vissuto anche tu questa situazione, molto spesso si verifica proprio proprio questa situazione qui, ovvero tu stai insieme a un narcisista e da quel momento in poi non riuscirai a conoscere nessun'altra persona e non vorrai conoscere nessun'altra persona perché psicologicamente vieni catturata da questa morbosità, ok? Quindi cosa succede? Il narcisista all'interno della sessualità cerca di gestire i tempi. Cosa farai in questo caso? Ti basterà dire a quest'uomo che hai un problemino che in questo periodo non ti permette di avere rapporti sessuali, ok? Quindi chiaramente non dirai non mi va, non voglio, sei un narcisista, sei una persona che mi fa soffrire, semplicemente dirai ho un problemino che non mi permette di avere rapporti sessuali, quindi stringi un po' le spalle e va bene così. Questo ti permetterà di riprendere sicurezza, di gestire tu la situazione e soprattutto di testare come si comporta l'altra persona. Perché eventualmente se sparisce, tu comunque sarai tutelata perché ti sei tutelata. Questo è molto ma molto importante. Quindi gestisci tu i tempi. Secondo passaggio. Il terzo passaggio è quello che riguarda appunto i posti in cui avviene la sessualità tra te e l'altra persona. Molto spesso il narcisista tende a gestire anche i posti in cui avviene la sessualità e in genere, per il 95% e oltre, l'uomo tende a decidere sempre e comunque il posto in cui far avvenire il rapporto intimo semplicemente perché il posto è un altro elemento che dà al narcisista sicurezza, ok? Sono piccoli segnali che non puoi mai notare, ora te li sto facendo notare io, ma prova a fare mente locale e vedrai che il narcisista tendenzialmente cerca di stabilire anche i posti dove avvengono i rapporti intimi, semplicemente perché quei posti riescono a farlo sentire sicuro di se stesso e quindi non emerge la sua insicurezza, ok? Cosa fare in questo caso? Cambia posto all'ultimo momento. Per un qualsiasi motivo, con una scusa banalissima, con quello che ti viene in mente in quel preciso momento, cambia posto e vedrai che in questo modo viene meno anche la sicurezza che lui acquisisce proprio nel posto che lo fa sentire a suo agio, ok? Questo è il terzo elemento che va applicato sempre con una certa gradualità, ricordalo. Detto questo, voglio sottolineare a caratteri cubitali proprio questo concetto che sto per dirti. Io non ti sto esercitando e allenando ad avere una relazione con un narcisista, anche perché sono dell'opinione che il narcisista, essendo una persona insicura, avendo delle mappe specifiche che si porta dal passato, o risolve prima queste mappe, queste situazioni che porta dal passato, o non può in alcun modo renderti felice e farti godere di una relazione meravigliosa. Quindi io non sono dell'idea che tu debba costruire una relazione con un narcisista, anzi sarei più dell'idea che tu iniziassi a guardarti intorno e capire che puoi avere un uomo che in realtà ha molta più sicurezza e può renderti veramente felice. Non è questo il caso del narcisista fin quando non decide di curarsi, mettiamolo tra virgolette, cercare di capire cosa lo rende insicuro e cosa poi a sua volta lo rende narcisista, ecco. Quindi volevo precisare questa cosa perché poi questo video potrebbe sembrare un video fatto apposta per spingerti ad avere una relazione con un narcisista o avere soprattutto sessualità. Ancora un'altra cosa che voglio dirti: se è possibile non avere sessualità col narcisista, sempre fin quando non riesci a rivedere dietro di sé cosa c'è e come può renderti felice, perché a pagarne le spese alla fine sarai solo e soltanto tu, ok? Ora ti ringrazio di aver visto questo video. Se conosci un'amica, una persona che ha bisogno di sentirsi dire queste cose, condividi questo video
o banalmente lascia un like, un commento, fammi sapere cosa ne pensi, magari discutiamo sotto nei commenti. Inoltre in descrizione troverai i link che ti rimandano a tutti i miei canali gratuiti, sito web con tanti corsi gratuiti, gruppo di Facebook col supporto diretto e ancora il canale di Instagram dove settimanalmente farò delle dirette live e ti parlerò di determinate tematiche. Ti ringrazio ancora, un abbraccio e al prossimo video. Ciao!